inizia a fare davvero caldo, ragazzi. Oggi mi sto spostando dall'altra parte della città a piedi perché l'auto è in officina, i caschi della moto sto facendo montare dell'interfono, l'autobus l'ho aspettato un quarto d'ora, non è passato, e il mezzo in car sharing più vicino era in uno stato non classificabile. Quindi, amici, rimaneva solo il taxi. Ed eccomi qui, ragazzi, finalmente a casa dopo una sfacchinata incredibile, dopo una mattinata persa in mezzo alla strada. Ma quali erano le alternative? Un taxi, dover aspettare e pagare chissà quanto? In casi come questo mi manca tantissimo un servizio comodo e utile come Uber, che ho utilizzato in paesi esteri, purtroppo in Italia è alla stregua dell'illegale, con tanta soddisfazione. L'ultima volta che l'ho usato è stata a Berlino, in 5 giorni avrò chiamato una ventina di Uber ed è un servizio che, se non avete mai provato, vi salva la vita, ragazzi, o almeno vi salva la giornata. In Italia abbiamo il Black Uber, che in realtà sono tassisti con le loro licenze, con i prezzi più alti, e bisogna spostarsi in determinate postazioni per poterli prendere. Invece, ragazzi, Uber lo chiamate con lo smartphone, sapete già quanto dovrete pagare perché impostate sia il punto esatto in cui vengono a prendervi sia la destinazione finale, e il prezzo lo pagate subito tramite applicazione e non c'è nessuna sorpresa. Ragazzi, non voglio fare una guerra taxi contro Uber, lo sapete, io l'ho preso 3 volte il taxi in 2 anni in Italia, però i prezzi sono stati sempre assurdi. I giri che mi hanno fatto fare sono stati più lunghi di quelli che io avrei fatto normalmente con la mia auto, e su 3 volte, per 3 volte non sono riuscito a pagare con la carta di credito. Una volta il POS è scarico, una volta non funziona e una volta accetta solo contanti. Queste, ragazzi, sono state le mie attività con Uber a Berlino e sono state davvero tante. E questo qui invece nero è Black Uber. Come notate, in Germania il prezzo è più o meno sui 10 euro e sono andato da una parte all'altra della città, di una capitale. Quando sono stato a Roma con Black Uber, tra l'altro è un servizio attivo unicamente nelle capitali, ho pagato 20 euro per una... Ah, ecco, mi stanno chiamando quelli del casco, l'interfono sarà pronto. Comunque, dicevo, il prezzo in Italia è praticamente doppio rispetto all'estero, in questo caso alla Germania, non di certo un paese qualunque. Sul mio gruppo Facebook, quando ho posto il quesito Uber contro taxi, ho ricevuto persino una risposta, questa qui, in cui veniva elogiata la legalità dei taxi e veniva disprezzata l'illegalità di Uber, come se Uber non pagasse le tasse. Ora, io ho avuto 3 esperienze con i taxi in Italia, che tra l'altro stanno aumentando notevolmente il loro prezzo nell'ultimo periodo, come non lo dico io, ma lo dicono articoli come questo. In 3 volte, l'ho detto, non sono mai riuscito a pagare con il POS. Ora, sicuramente è colpa mia, erano delle mele marce, ci sono tanti bravi tassisti, ma dire che i tassisti sono buoni e Uber è cattivo e Uber non paga le tasse mi sembra un'esagerazione. È difficile non confrontare l'Italia con altri paesi, purtroppo, però bisogna farlo. In Germania tassisti e Uber coesistono tranquillamente, non si sa come invece in Italia Uber è stata fatta sparire. In caso non lo sappiate, Uber non sono tassisti con licenza, ma sono persone normali che registrano la loro automobile sull'applicazione, ricevono dei controlli di sicurezza, di conformità e poi possono scarrozzare le persone da un punto all'altro della città prendendo delle commissioni. Su una ventina di volte in cui ho utilizzato Uber in Germania, la metà delle volte si trattava di autisti stranieri, 4-5 volte erano ragazzi che sostenevano le loro spese universitarie e lavorative proprio con Uber, e altre 4-5 volte erano dei tedeschi che arrotondavano lo stipendio, la paga con Uber, tutti molto soddisfatti, devo dire. Invece qui in Italia una cosa del genere non può esistere. Per quale motivo, ragazzi? Lo chiedo a voi. Forse per le licenze dei tassisti che sono così costose, quindi i tassisti cercano di difendere la loro categoria. Purtroppo in Italia la concorrenza non è mai vista molto bene, invece di essere vista come un punto di forza per poter migliorare i propri servizi, viene eliminata subito, a prescindere. Quindi, ragazzi, chiedo a voi, avete mai provato servizi come Uber all'estero? Cosa ne pensate? Li trovate interessanti oppure no? Parliamone insieme qui sotto nei commenti, un bel like per supportarmi, condividete questo video ai vostri amici e iscrivetevi al canale se l'avete già fatto. Io ho detto tutto, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!